Ciao ciurma! Bene, oggi il nuovo cybermeme sul referendum. No, 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 non parlerò del referendum, no, anche perché è pieno di gente che non sa un tubo ma parla lo stesso, quindi io non so e non parlo, punto e fine. Anzi oggi cybermeme allora, dico subito che la settimana scorsa sono riuscito a fare un video al giorno, per 6 giorni. Veramente, stressante, quindi non lo farò mai più, prometto. No, 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 a volte lo farò quando c'avrò tempo, lo faccio. È che adesso poi, andando avanti col tempo, poi ci avrò sempre meno tempo perché poi ci sarà anche il mio compleanno e poi sto facendo altre cose su qua per quanto riguarda dei codici, eccetera. A proposito di codici, ho combinato un radio player dentro il mio player, HTML5 più CSS e JavaScript, ovviamente. È tutto su GitHub, quindi è tutto codice open source, licenza MIT, perché l'abbiamo messo sotto quella licenza. L'ho messo sotto quella licenza, ho voluto proprio metterlo sotto quella licenza perché abbiamo reso open source anche il player che uso nella mia piattaforma di MeteV, eccetera. Sono riuscito a inglobare un sistema di radio tramite JSON, sistema un po' complesso per chi potrebbe essere alle prime armi, però comunque sempre semplice. Insomma, ci sono dei file PHP che uno è l'API e uno è il proxy se volete andare a vedere su GitHub, e poi c'è il file JS che è il plugin del player e c'è un file JSON che viene letto dalle API appunto, e poi deve essere richiamato dentro il player con delle opzioni. Il file JSON contiene tutta la lista di, streaming, radio, quello che volete voi, che è possibile navigare dentro il player. Bello, bellissimo, perché poi ho fatto 2 interfacce, una vintage, tipo quella col lago che devi, regolare, e una digitale, tipo un autoradio diciamo digitale degli anni '90. No, bello, carino. Noi tra l'altro io l'ho testato su MeTV, ho messo dentro un 50.000 stazioni radio, nel senso in tutto il mondo, America, Argentina, Messico, Italia, dappertutto, Francia, Spagna e Inghilterra, un po' di stazioni in tutto il mondo. È carino perché poi dopo uno si vuole ascoltare la stazione, che ne so, di un altro paese lo può fare. No, è carino. Poi racchiude tutte le stazioni col numero di canale, il nome della stazione ovviamente e la nazionalità. Quindi potete anche andare a ricercare in base a questi parametri. Carino. Anche perché ripeto, chi è qua magari di un altro paese, si vuole ascoltare la radio di un altro paese, magari è molto difficile trovarle, eccetera, e invece lì le raggruppiamo un po' tutte. Ed è carino, è bellino come idea. Detto questo, questo è il cybermeme. Allora, di cosa parliamo? Abbiamo detto referendum no. Allora quello proprio no. Quello che, faremo in questa settimana forse c'è un altro video, farò un cyber deep per parlare di un argomento abbastanza scottante nei nostri short, ovvero quello che è successo anche abbiamo notato un aumento di questi attacchi, derivato da non so cosa, forse da qualche app malevola che c'è in giro, del browser o di qualcos'altro, ed è l'attacco del cookie thief, ovvero quando ti rubano il cookie di autenticazione per accedere ai siti. Allora, c'è da dire che, anticipiamo spoiler, qualche piattaforma tipo la mia o quelle le piattaforme più grosse hanno le protezioni per questo tipo di attacchi. Cioè confrontano il cookie di autenticazione con diversi fattori, tipo la fingerprint o la nazionalità, insomma. Ehm, Però i siti minori questo tipo di controlli non ce l'hanno, non sono ancora arrivati a farlo. Quindi è molto facile connettersi e, magari in un sito minore, con la vostra identità, nel senso basta avere, il cookie di sessione di autenticazione, magari che viene dato da un'app malevola, ovviamente che devi installare sul tuo computer, perché altrimenti sarebbe molto difficile averlo.
quest'app si occupa di prendere questi cookie quando voi navigate sui siti internet, li prende e li trasferisce. Con questo cookie di sessione una persona può, iniettarlo nel proprio browser e connettersi come se foste voi. Quindi, mhmm, pericoloso. Pericoloso, ma come ho già detto qualche sito poi vedremo anche come fare per potersi difendere da questo tipo di attacchi, perché non tutti ancora ci sono arrivati. Molti siti importanti, tipo vabbè il mio ce l'ha la protezione, o anche altri, Google ce l'ha la protezione, Facebook ce l'ha la protezione, i siti bancari ce le hanno questo tipo di protezioni, però come ripeto siti minori, magari no. Quindi, attenzione anche alle app che scaricate nel vostro browser, perché, attenzione ai permessi che date a queste app, se hanno accesso a tutto quello che fate, ai vostri siti internet, eccetera, attenzione, bisogna vedere bene. Poi per il resto, okay, cookie theft, e niente, come ho detto questa settimana forse un po' meno, il 4 aprile sarà il mio compleanno, quindi fatemi festeggiare il mio compleanno, ciurma, e ci rivediamo poi quando capita, anche perché io son qua, poi dopo se c'è qualche cyber news da fare lo facciamo, anche se c'è il mio compleanno, non mi interessa, se il 4 aprile cade il mondo, facciamo le cyber news che cade il mondo, okay? No, a parte questo, a parte il mio compleanno che sto diventando vecchio, a parte tutto il resto, poi ci vediamo, a ancora questa settimana col, Cyber Deep dei cookie theft, se ci riesco una cosa, sì è vero, m'han detto: "Ma tu leggi quando parli?" Allora adesso non leggo, si vede benissimo. Cioè a volte leggo perché io mi preparo delle scalette, ovviamente, da seguire, cioè per me non hanno mai scalette, però magari, mi preparo delle scalette da seguire e ovviamente non ho mai tempo di studiarmi a memoria, di farmi il ripassino a memoria, di studiarle e poi di ripeterle come, si faceva a scuola. Leggo semplicemente e poi ci metto le mie considerazioni, capito? Quindi, ecco tutto qua. Leggo, sì leggo, ma anche voi leggete, anche per studiare si legge, quindi si legge. Quando siete andati all'università vi sfido a non leggere per studiare, perché cioè si legge ugualmente. E quindi, niente, questo è. Poi io ho sempre meno tempo, anche per la piattaforma eccetera, perché sto facendo dei codici, sto, cercando di migliorare un po' le situazioni eccetera, però sono sempre qua. Quindi se serve ci sono. Ci vediamo al prossimo Cyber Deep questa settimana, che sarà giovedì, credo, sì, giovedì. E poi il resto della prossima settimana vediamo, magari sabato o domenica, vedremo. Ci vediamo. Ciao ciurma, fate i bravi, mi raccomando, attenzione che gli hacker sono ovunque, 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 ovunque. Ciao, ciao, questo sarà il primo cyber meme senza tagli. È venuto bene? Quindi a posto. Ciao, ciao, cia